Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo insieme per una bella pratica, oggi legata al tema della flessibilità. La flessibilità come quella di un bambù e non a caso dietro di me ho una piccola pianta di bambù da cui ho preso ispirazione con la sua capacità di espandersi e di piegarsi, di estendersi senza rompersi. Quindi diciamo che il concetto del rotondo, il concetto della curva è un concetto che mi interessa in particolare in questa pratica. Curve sia laterali sia verso dietro e verso in avanti, quindi tutto ciò che può far sì che il corpo possa muoversi in modo elastico senza spezzarsi. Per questa pratica ci serviranno dei mattoncini o se non li avete potete usare degli spessori, van bene anche dei libri che eventualmente coprirete con qualcosa di morbido affinché non facciano male. Possiamo iniziare da sdraiati. Una volta sdraiati porteremo i piedi fuori dal tappetino, quindi creando già una sorta di piccolo arco e lo completeremo facendo una sorta di figura di arcobaleno spostando le braccia all'esterno del tappetino. Ci spostiamo, quindi il bacino rimane al centro e stiriamo entrambe le braccia con le mani giunte. A questo punto, una volta che abbiamo trovato la nostra curva massima, rilasciamo le braccia e le apriamo a candelabro, lasciando in particolare scendere la scapola destra. In questo caso, e se vogliamo aumentare lo stretching, possiamo sovrapporre la caviglia destra sopra la sinistra e spingeremo con i piedi. Quindi in questa posizione decisamente asimmetrica inizieremo la nostra pratica facendo alcuni respiri ampi, soprattutto verso il fianco destro, sentendo che si espande, lavora molto la parte dove c'è la cresta iliaca. Respirazioni ampie che piano piano permettono anche al gluteo destro di rilassarsi e di andare verso terra. Il respiro è lento. Inizieremo a dare quindi la flessibilità a tutta la cassa toracica. Poi lentamente riportiamo il corpo al centro, vi sentirete asimmetrici, è normale. Portiamo le ginocchia al petto e faremo alcune torsioni scendendo verso sinistra con la testa che gira in direzione opposta, ritorniamo in su e giriamo a destra. Inspiro al centro, espiro, giro a sinistra. Inspiro al centro, espiro a sinistra. Un'ultima volta, inspiro al centro, espiro a sinistra. E poi ci fermiamo sul fianco destro e ci mettiamo su un fianco completamente come se dormissimo, unendo in questo modo le mani, quindi braccia distese, mani giunte. E da qua inspiro, apro bene la spalla, porto in giù la scapola sinistra, espiro, ritorno, inspiro, espiro, facciamo un'ultima volta, inspiro, espiro. E poi ci riportiamo al centro e ripetiamo dall'altra parte, quindi porto le gambe tutte e due a destra e porto le braccia completamente a destra
all'inizio lasciando pure che si scolli la scapola sinistra proprio per trovare la posizione ideale, questa sorta di arco, e quando l'ho trovato lascio ammorbidire la scapola, porto le braccia a candelabro, sovrappongo eventualmente la gamba sinistra, la caviglia sinistra sopra la caviglia destra e poi man mano che il respiro permette do peso al gluteo sinistro. Respiro. E noterete le differenze fra un fianco e l'altro. Più il respiro è lungo e morbido, più la muscolatura ha tempo di rilassarsi. E poi lentamente ritorniamo al centro. Adesso forse ci sentiremo un po' più simmetrici e iniziamo di nuovo con le torsioni. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, facciamo l'ultimo, espiro, inspiro, espiro, inspiro e ci portiamo sul fianco sinistro. Sovrapponiamo le braccia, pieghiamo le gambe ed inspirando lasciamo aprire le braccia, il braccio destro. Espiro, torno al centro. Inspiro. Espiro e facciamo l'ultimo, inspiro ed espiro e poi da qua ci porteremo su. Lavoriamo adesso sulla parte anteriore e posteriore della schiena, quindi ci sono diverse opzioni. Possiamo partire con un'opzione bassa, solo un mattoncino e nient'altro dove metteremo la testa, oppure posso decidere di usare più mattoni, dopo eventualmente lo faccio vedere. Quindi posizione di Matsyasana, portiamo giù la testa con l'aiuto delle mani e mettiamo le mani con le nocche in appoggio ai lati della testa, tenendo i gomiti verticali, gambe piegate e qua inspiro, sollevo il bacino, espiro, riporto a terra. Mi interessa molto la fase in cui scendiamo a terra, perché vi chiederei di allungare la schiena, basculando bene il bacino. Quindi questo movimento lo ripeteremo alcune volte. Io mi interrompo un attimo per far vedere eventualmente con più supporti che potete gestirvi. Quindi possiamo alzare qua e mettere un mattoncino sotto la testa, questa è una fase intermedia, oppure possiamo avere solo 2 mattoni e niente sotto, quindi è più intensa la terza ovviamente. Quindi faccio rivedere. Quindi appoggio le nocche delle mani, tengo i gomiti verticali e di nuovo inspiro, sollevo, espiro, curo bene la discesa. Inspiro, espiro. All'inizio noterete una certa rigidità nella zona dorsale, è normale soprattutto se fate la pratica la mattina, ma vi assicuro che quando finiremo questa serie sentirete di sicuro una bella leggerezza in quest'area della schiena.
Dovete scegliere ovviamente il supporto più adatto a voi, quindi partite eventualmente con spessori più bassi. Quindi avvicino molto bene il più possibile la schiena in direzione della terra. Facciamo un'ultima volta e poi rimango giù col bacino, intreccio le dita delle mani sotto la testa e faccio il movimento diverso salendo. Diciamo che questo movimento non prevede nessuno sforzo del collo, ma prevede un buon lavoro addominale. Quindi se vedete la testa mia è completamente passiva, sostenuta dalle mani. Ma immagino di avere delle cinturine che si stringono dalle ultime costole fino alle creste iliache. Quindi da lì vengo in su, usando bene gli addominali. Inspiro, scendo, espiro, salgo. I gomiti rimangono aperti, sempre con l'idea di appiattire o di basculare il bacino, quindi l'area lombare viene spinta virtualmente verso il pavimento. Facciamo l'ultimo e ritorniamo giù e concludiamo la sequenza con di nuovo il lavoro di prima. Quindi inspiro, espiro e già potreste anche iniziare a notare che forse c'è un po' meno sforzo rispetto a prima, la schiena cede un po' di più. Mantenete sempre i gomiti in alto. Poi facciamo l'ultimo. Di nuovo riprendiamo la testa con l'aiuto delle mani, ma questa volta per venire su a sedere in Dandasana, quindi posizione con la schiena bella dritta, mani a terra e il mento che scende sullo sterno bene aperto. E poi sciogliamo e già se fate qualche prova, qualche movimento in avanti e indietro della schiena dovreste notare sicuramente una bella leggerezza in questa zona dorsale. Poi ci portiamo in piedi, spostiamo i nostri supporti. Quando siamo in piedi creeremo di nuovo una sorta di arco, questa volta laterale. Lo faccio vedere frontalmente così vedete meglio, poi io mi porterò in cima al tappetino. Quindi qua bisogna allungare la gamba destra dietro, si portano in su le braccia, si pende verso sinistra e si ammorbidisce la gamba sinistra. Così posso allungare bene tutto il fianco, mantenendo la stabilità sul piede dietro. Respiro, il busto ruota in su, ritorno al centro, cambio l'incrocio, scendo di lato, ammorbidisco la gamba destra. Ritorno al centro, riporto le gambe dritte in asse e inspiro, allungo in su, espiro, scendo, anzi mi allungo in una torsione laterale spingendo con i polsi. Inspiro, allungo in su, espiro, giro dall'altra parte. Ritorno, adesso io mi metterò in cima al tappetino, ma ripeterò lo stesso esercizio. Quindi gamba destra dietro, sollevo le braccia, pendo verso sinistra e fletto il ginocchio sinistro.
potreste già notare che scendete probabilmente un po' di più rispetto a prima. Ritorno al centro, cambio la gamba, quindi la gamba sinistra dietro, ammorbidisco la gamba destra e scendo verso destra. Ritorno al centro, riporto le gambe al centro e inspiro e espiro, faccio una torsione, spingo dai polsi, mantengo fermo il più possibile il bacino. Inspiro, vado in su, espiro, giro dall'altra parte. Ritorno, andiamo in Urdhva-stasana, porto in su le braccia. Uttanasana, scendo in giù e noterete già una flessibilità maggiore nelle vostre gambe posteriormente. Allungo in su, Uttanasana allungato, scendo con le mani a terra e vado in Kapotasana con la gamba destra che rimane davanti. Quando sono in Kapotasana allungo in su le braccia, allungo in su il busto e pendo verso destra, facendo allungare tutta la coscia sinistra. Di nuovo potete visualizzare l'immagine di un bambù. Ritorno, rimetto le mani a terra. Adesso la gamba sinistra rimane ferma, muovo la gamba destra, la porto all'esterno. Porto il piede allungato con le dita verso l'esterno e faccio Parigasana, quindi allungo in su, scendo con una mano sulla gamba destra, scegliete voi fin dove scendere, allungo tutto il fianco sinistro, il braccio oltre la testa. Inspiro, vengo in su, espiro, vado dall'altra parte. Ritorno al centro. La gamba destra la facciamo muovere ancora, la portiamo indietro e allunghiamo, distendendo la gamba, braccio in su. Espirando, creo di nuovo una bella curva. Inspiro, rimuovo e attivo tutto il fianco destro. Espiro, lo lascio allungare. Un'ultima volta, inspiro, espiro, lascio allungare. Ritorno. Adesso da qua girerò dalla parte sinistra, lascio la gamba destra di taglio col piede a martello e piego la gamba sinistra. A questo punto faccio allungare tutta la parte esterna della gamba destra, allungo in su il braccio e immagino di attaccarmi ad una maniglia invisibile e quando tiro vengo in su. Inspiro, lascio scendere, espiro, vengo in su. Inspiro, espiro, ritorno giù. Cane che si distende, allungo tutti e due i fianchi, lascio girare i piedi con i talloni verso sinistra e verso destra, verso sinistra e verso destra. La prossima volta che vado a sinistra, allungo in su, Vasisthasana con le gambe sfalsate. Torno nel cane, giro dall'altra parte. Torno nel cane e riprendo la sequenza portando la gamba sinistra davanti. Allungo il busto in su, unisco le mani e pendo verso sinistra creando spazio sull'inguine destro. Respiro. Ritorno, mani a terra,
porto la gamba sinistra all'esterno, le dita del piede in questo caso sono rivolte verso il bambù e faccio Parigasana. Scendo verso la gamba, ritorno su, scendo dall'altra parte. Ritorno, porto le mani a terra, riporto indietro la gamba e mi preparo per la versione con la gamba sollevata, il braccio in su, scendo e creo lunghezza, ritorno su e scendo. Un'ultima volta, scendo, mani a terra, scendo adesso con la gamba sinistra di taglio, appoggio il piede destro a terra e allungo in su il braccio destro. Immagino di tirarmi da una maniglia. Inspiro, scendo, espiro, salgo. Inspiro, espiro. Un'ultima volta, espiro, inspiro e vado di nuovo nel cane che si distende. A questo punto cammino con le mani verso i piedi, sollevando i talloni, mantengo il peso sulla base delle dita, faccio un giro su me stessa, lasciando i piedi dove sono fino a che, avendo fatto un giro completo, mi ritrovo con le gambe incrociate. A questo punto scendo con le ginocchia, creo spazio fra i piedi e mi metto a sedere. Quindi le gambe nella posizione di Gomukhasana. Allungo il braccio sinistro alla mia destra. Ritorno al centro e giro, allungo dall'altra parte. Mani a terra, compatibilmente con la posizione, proviamo a sollevare il bacino, spingendo le cosce verso il pavimento. Ritorno, lascio la gamba destra piegata, quindi la gamba che è in alto. Porto il ginocchio a terra e allungo la gamba sinistra dietro, mi preparo per Raja Kapotasana. Dondolo un po' per assicurare di avere le anche in asse e poi allungo lateralmente, allungo tutto il fianco destro e poi tutto il fianco sinistro. Ritorno, pieghiamo la gamba sinistra e possibilmente prendendo il piede dall'arco interno faccio la variante ancora andando in arco, lascio aprire bene la spalla sinistra e giro la testa verso destra creando uno stretching in tutto il collo. Respiro. Ritorno, piego la gamba sinistra in modo che il tallone vada verso il gluteo, quindi sono, vedete, con le gambe sfalsate. Appoggio le mani a terra e sollevo il bacino. Su una bella posizione di apertura delle anche. Ritorno, la gamba sinistra adesso va in chiusura, va dietro la gamba destra. Ricreo l'incrocio e da qui vado nel cane che si distende. Poi cammino con le mani
e mi srotolo, quindi giro affinché ho di nuovo le dita dei piedi rivolto verso il bordo superiore del tappetino, ma continuo a girare e adesso avrò l'incrocio opposto, allungo le braccia, cane, piego le ginocchia. Questa volta ho la gamba sinistra sopra, creo spazio e mi siedo in mezzo. Allungo il fianco sinistro. Allungo il fianco destro. Ritorno al centro, sollevo. Noterete sicuramente delle differenze fra una parte e l'altra, la parte probabilmente un po' più bloccata, quindi andate con gentilezza. Ritorno, rimango con la gamba sinistra piegata, allungo la gamba destra e mi preparo per Raja Kapotasana. Dondolo per assicurare di assestare il bacino. Sempre in tutte queste posizioni usate eventuali supporti che siano mattoncini, libri, se vedete che proprio il bacino non riesce a stare giù. Poi allungo verso destra e allungo verso sinistra, si apre bene qua tutto l'inguine. Ritorno al centro, piego la gamba dietro, prendo se posso dalla parte interna del piede, dall'arco centrale, e poi vado nella posizione dove spingo bene con il piede a martello, spingo indietro e giro la testa dall'altra parte. Anche qui, se avete bisogno di una prolunga, potete prendere una cintura, una benda elastica, qualsiasi cosa che vi permetta di accedere alla posizione, o vedete se è ancora prematura per voi. Ritorno, lascio che si pieghi il ginocchio destro con il tallone vicino al gluteo e qua vado in una bella apertura. Respiro, ritorno, chiudo l'anca destra, la porto di nuovo sotto e vado nel cane che si distende. Accorcio la posizione e mi srotolo girando di nuovo verso il bordo superiore del tappetino e da qui rilasso e vado in Malasana, la posizione accovacciata, se potete con i talloni a terra, se no va bene anche con i talloni sollevati. Anche qui potete mettere un supporto sotto i talloni e respirate. Poi ci mettiamo a sedere, posizione di Sukhasana, gambe incrociate e andiamo in avanti. Allungate le braccia, oppure se vedete che fate fatica andare così in avanti, potete semplicemente rimanere con le mani dietro la schiena e rimanere più alti. Vale sempre la regola di usare dei supporti sotto il bacino se fate fatica a stare in questa posizione. Ritorno su, lascio la gamba destra piegata, porto la gamba sinistra all'esterno, scendo ancora in avanti. Ritorno, mi preparo per Parivritti Janu Shirsasana, scendendo lateralmente ancora, sfruttando l'altezza del fianco destro che abbiamo un po'
cercato durante tutta la pratica. Quindi questa è una posizione già completa dove afferro il piede con entrambe le mani, ma va benissimo se rimanete anche un po' più in su, creando sempre un bellissimo arcobaleno. Quindi scegliete voi anche qua se volete usare una cintura, una cinghia, qualche supporto. Ritorno, cambio l'incrocio, porto la gamba sinistra vicino al pube e vado in Sukhasana scendendo giù. Ritorno, divarichiamo a 45 gradi la gamba destra all'esterno, scendiamo in avanti. Ritorniamo e facciamo pari dritti, quindi di nuovo l'angolo aperto, tutta la parte sinistra bella aperta. E respirate in tutto il fianco sinistro. Ritorniamo e ci prepariamo per Shavasana, stando sdraiati. Se volete potete mettere un supporto sotto le vostre cosce. Lasciate andare le braccia, palmo rivolto in su. E lasciate anche cascare i piedi lateralmente. Sicuramente sentirete il calore dato dalle posizioni, un piacevole calore in tutta la zona del bacino, i muscoli che finalmente hanno lavorato, si sono allungati, si sono tonificati e noterete anche elasticità in tutto il torace. Fate qualche respirazione un po' più profonda, osservando il respiro verso i fianchi, verso la schiena e verso la parte anteriore. Quindi tutte le parti respirano leggere. E anche ritrovare la leggerezza, soprattutto nelle anche, nel bacino, che si riflette anche sulle gambe. Il corpo man mano si fa pesante, completamente sostenuto dalla terra. Completamente sostenuto. Come se incontrassimo la pelle della terra. E da questo sostegno, da questa pesantezza nella parte posteriore del corpo, nasce in realtà una bella leggerezza nella parte superiore del corpo, come se ci unissimo alla pelle dell'aria. Questa invisibile consistenza che ci circonda.
Il respiro ora è molto morbido, completamente spontaneo. E riflettete anche su voi stessi, riflettete sul concetto di flessibilità. Se vi ritrovate con questa parola, dov'è che vi sentite flessibili nella vostra vita? Dov'è che fate più fatica? Sentendo i benefici anche nel vostro corpo di questo concetto, e dal vostro corpo potete assorbirli e farli diventare vostri anche a livello più sottile, a livello di emozioni o a livello mentale. Il concetto di curva, il concetto proprio dell'elasticità, del non spezzarsi, di non creare angoli che portano rotture. E mantenendo presente questo concetto della flessibilità, riportiamo l'attenzione all'esterno, iniziando a muoverci, a muovere le gambe, le braccia, stirarci. E poi ci porteremo in su. E anche nella posizione seduta con le gambe incrociate potete notare se la pratica vi ha portato un po' di leggerezza, una capacità di rimanere verticali con più facilità. E con questo vi saluto e Namaste.